Buongiorno a tutti, ben ritrovati amici di Radio Rossonera, Mattino Milan del 18 dicembre del 2025. Buon giovedì, buongiorno partita. Enrico Boiani, ciao. Ciao Simo, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Sì, Match Day, Napoli-Milan, Supercoppa italiana. Capisco che molti siano curiosi, diciamo, incuriositi da questa Ah, partita. Capisco che altri invece hanno più in testa il campionato e magari il mercato e la Serie A. Capisco che a qualcuno non freghi una mazza di questa Supercoppa, perché ci sono anche persone a cui non frega una mazza. Quello che però vi deve interessare è mettere like, cliccare il pollicione all'insù a questo video, iscrivervi se non siete ancora iscritti, attivare la campanella per le notifiche, abbonarvi se vi va a 2,99, insomma, supportarci con i soliti modi. Lasciateci anche un commento. Ecco Simo, facciamo questo. Lasciateci un commento. Sì, sta Supercoppa mi piace, sì, sta Supercoppa mi interessa, no, sta Supercoppa non me ne frega niente. Diteci la vostra nei commenti che, insomma, ci aiutano anche quelli. Oppure, se volete, potete commentare questo, cioè il comunicato ufficiale della Fluminense, o del Fluminense anzi, che ha informato Urbi et Orbi che il difensore Thiago Silva ha formalizzato nel pomeriggio di questo martedì, il 16, la risoluzione del contratto. Cresciuto nelle giovanili della Fluminense, Thiago conclude la sua seconda esperienza con la squadra professionista del club, ha giocato, eccetera, eccetera, tornato, ringrazia, eccetera, eccetera. Morale, Thiago Silva è libero da prendere anche potenzialmente oggi, ovviamente poi tesserabile dalla prima possibilità concreta, ovvero i primi giorni di gennaio. Cosa che peraltro ci escluderebbe comunque Cagliari. Ma vabbè, insomma, per una partita in più, una partita in meno non è quello il discorso. Il discorso è che Thiago è libero, Thiago chiama, Thiago lancia segnali, Thiago apre la porta, da quest'altra parte per ora non si risponde né al telefono né al citofono, non c'è una risposta da quest'altra parte. Quindi Citofono, meno male, mi vorrebbe dire, visto l'esperienza che abbiamo noi coi giocatori, i citofoni ah e sì, cose varie. Scherzi a parte, sì, ma lo sappiamo. Thiago Silva tornerebbe, credo, a piedi dal Brasile, che non è possibile, ma lo farebbe comunque per giocare nel Milan e per magari chiudere al Milan. Ha comunque un rapporto con Max, conosce molto bene Ibra e quindi è ovvio che fosse per lui, credo che sia abbastanza fatta la scelta. Non capisco onestamente, o meglio, capisco che il Milan non ci pensi, ma solo per un motivo magari anagrafico e soprattutto, Simo, solo se dovesse andare a prendere un fenomeno a sto punto in difesa. Perché, cioè, ho un acquisto vero, tra virgolette, non un esatto, prestito un di 6 mesi. acquisto pesante, un investimento importante che ti diventa il terzo, quarto centrale, ma è importante, perché altrimenti è inspiegabile. Cioè, se devi nel mercato di gennaio buttare dentro un difensore tanto per uno con un pelo di esperienza più di Odogu, ok? O banalmente un giocatore d'esperienza ma di un livello medio-basso o medio, allora tanto vale prendere Thiago Silva. Cioè, o davvero vanno a fare un investimento e vanno a comprare, che ne so, il Calafiori, passami il termine, non proprio lui, ma come concetto di turno, e quindi ti dico, va bene, hai investito 30, 40 milioni, 20 milioni in difesa, vai a prendere un paratitolare, ok, ci sta che non volevi Thiago Silva. O se devi prendere uno di 28, 30, 32 anni che ti fa il quarto, quinto, tanto per, allora tanto vale andare a prendere Thiago Silva, che mi sembra che abbia una categoria, come dice sempre Max, un po' superiore a tanti. Ecco. La situazione al 18 dicembre è questa, poi è ovvio che manca un mese e mezzo alla fine del mercato, quindi la situazione potrebbe anche cambiare. Giustamente, se devo andare a prendere il Disasi di turno, non ci penso nemmeno mezzo secondo, vado a prendere Thiago bendato,
Se invece magari ho un'idea di andare a prendere un difensore vero, allora lì ci si può ragionare di più e poi si può capire l'opportunità. Però al momento la situazione è questa. Thiago è libero, ha firmato la risoluzione del contratto con la Fluminense, è a casa e aspetta di trovare una soluzione in Europa, perché vuole tornare a giocare in Europa. Quindi non vuole andare in un'altra squadra brasiliana né andare in altre esperienze, diciamo così, più esotiche, dall'Arabia piuttosto che gli Stati Uniti, eccetera, eccetera. Vuole giocare in Europa. Ha espresso il desiderio di giocare al Milan, ha lanciato qualche messaggio al Milan, per ora il messaggio è andato a vuoto. La mia speranza, come hai detto giustamente tu, è che invece ci possa essere una risposta per quanto riguarda il Milan, anche perché i chiari di luna riguardanti il mercato del Milan non ci fanno pensare che il Milan possa investire per un difensore vero e proprio, per un acquisto vero e proprio. E quindi se la scelta è quella di essere un po' low cost, vedi la situazione attaccante di cui dobbiamo parlare tra poco, e allora tanto vale Thiago. Però se la situazione dovesse sbloccarsi, vi informeremo. Non possiamo dire per ora, purtroppo, il contrario. Cioè che da una parte si sta cercando di lanciare qualche messaggio per capire se c'è possibilità di, da quest'altra parte non c'è neanche un no, non c'è proprio ricezione del messaggio. Tutto qua. E quindi siamo in attesa di capire cosa succederà con Thiago. Detto però che un'ufficialità arrivata, cioè è a casa, a zero, disponibile. Non c'è Sì. neanche bisogno di aspettare altro. Detto questo, a proposito di accordi e quant'altro, bisogna chiudere ancora l'accordo col West Ham per la tipologia del prestito. È ovvio che la situazione si sbloccherà perché comunque la Per società Fulkrug, giusto? Perché non l'avevi ancora detto. So che è un po' complicato, però dobbiamo accettarlo e per dirlo. Fulkrug. Per Niklas Fulkrug, che negli ultimi 2 Grazie anni ha Mario. giocato una dozzina di partite. Lo mettiamo anche per lui, Proprio lui. per Niklas. Niklas che ha un principio d'accordo con il Milan, ovviamente anche qui va sistemata la questione economica per il contratto, e hanno una bozza di accordo anche le due società per far sì che si chiuda tutto quanto magari già poco prima o poco dopo Natale, che lui possa arrivare poco dopo Natale, che lui possa fare le visite mediche magari già nell'ultimissima parte del 2025, in modo tale che in pratica quando apre lo sportello accrediti per la stagione per le mercate di gennaio, tu sei il primo in coda col contratto di Fulkrug per depositare il contratto di Fulkrug e poter far giocare a Fulkrug già alle prime partite del prossimo anno solare. Non Cagliari, per una questione di date e regolamento, perché noi giocando il 2 siamo prima. Sì. C'è questa cosa fantastica che noi giocando prima di Va poter bene. mettere un giocatore, siamo gli unici in pratica che non possiamo mettere i giocatori nuovi dalla prima partita, perché gli altri giocando il 3 invece possono. Ma va bene. In base a cosa non si sa, se uno ci Le arriva il date, noi 27. abbiamo anticipato e non possiamo. Sì, ma uno arriva il 27, cioè dai il contratto l'1, fine della fiera, cioè Ma dovrebbe la essere finestra però. non si apre l'1, è quello il problema grosso. Ah, beh, grande mossa. Detto lo so, contiamo tanto. Detto questo, con Fulkrug più o meno è finita qui, nel senso che poi è una questione di commento tecnico, di aspettative, di speranze, di vedere cosa sarà il giocatore, però l'accordo di massima tra le parti c'è già e quindi va semplicemente limato per quanto riguarda appunto le cifre e le modalità. Però come ci possiamo, diciamo così, sbilanciare sul fatto che se non ci sono impedimenti, ma non burocratici, ma medici, il giocatore arriverà. Il punto è quello, sì, ma è scusate, è capire un pochino come sta questo ragazzo e soprattutto, magari adesso sta bene, è rientrato, se potrà darci quel qualcosa in più dal punto di vista innanzitutto fisico, perché gli attaccanti del Milan, Nkunku forse è stato quello che è stato meglio, ma ricordiamo come è
ricordiamo quanto ci ha messo a entrare in condizione, ricordiamo che ha avuto anche un problema a un alluce con la nazionale, Leao e Pulisic che han fatto la staffetta e Jimenez sto mega problema alla caviglia. Quindi innanzitutto noi abbiamo bisogno di trovare qualcuno che abbia continuità fisica e stiamo andando a prendere uno e stiamo prendendo uno e prenderemo uno che di continuità fisica negli ultimi 2 anni è credo la nemesi della continuità fisica. Però è importante che qui la trovi, è importante che qui la trovi perché poi come attaccante è un 9, sì, fa il 9, sì, fa i suoi gol, sì, cioè, sì, Faceva. negli ultimi anni no, prima sì. Però, cioè, alla fine sì, c'è un giocatore che ci può anche stare. È che lo prendi nel momento sbagliato della sua carriera. Lo dovevi prendere un paio d'anni fa, quando lo consigliammo noi alla mattina al mercato, addirittura, quando al Werder Brema e Borussia Dortmund segnava i suoi discreti gol e invece adesso si è un po' arenata la sua carriera, ecco. Speriamo che al Milan si rilanci. Cosa vuoi che ti dica, Simo? No, ma noi più che raccontare com'è andata, più che raccontare come sono le sue condizioni atletiche, che insomma, basta andare a vedere il tabellino delle partite e ti fai un'idea. Più che raccontare come sta andando la trattativa non possiamo, se non a questo punto, se dovesse verificarsi l'ufficialità, gli faremo un grosso in bocca al lupo, incrociamo le dita e speriamo ci dia una mano, perché l'obiettivo di tutti quanti è arrivare alla fine della stagione o sopra tutti o quantomeno che sopra di noi ce ne siano 1, 2, massimo 3. E quello è l'obiettivo un po' di tutti quanti. Poi se Fulcro ci dà una mano, bene. Se non ci dovesse dare una mano e lo facciamo lo stesso, bene, uguale. Se invece, anche perché non siamo riusciti a dare una mano a questa squadra, e questa squadra per me ha invece un bisogno grosso di essere aiutata, Anche 2 o 3 ne avrebbe bisogno. allora a quel punto avremmo scherzato col fuoco e ci saremmo bruciati. Perché, permettimi, 20 secondi di digressione, accontentarsi del fatto, oppure accettare il fatto che il Milan non possa mettere €1 sul mercato di gennaio e dire: beh, ma tanto scusate, ma a gennaio noi non possiamo mettere €1, ma che cosa pensavate che potessero fare di meglio? È un discorso che va bene non per il Milan. Non è un discorso per la No, è società da altre società che e si da chiama altre Milan. squadre. Poi capisco chi ti viene a dire il calcio Tutto è qua. cambiato, il momento storico in Italia, No, tutto ma non è quello che il che calcio è vuoi. cambiato. Abbiamo bruciato decine di milioni di euro in Il queste 2 punto è stagioni, quello, cioè che a non è che non abbiamo vagonate. speso. Cioè, vagoni di milioni di euro abbiamo bruciato malamente. E questo è il discorso. Quindi se tu hai sbagliato, tu rimedi, perché la situazione per far meglio c'era. Hai strapagato, pagato male, comprato giocatori senza senso e adesso, tra virgolette, dobbiamo accettare il fatto che non avendo più €1 è questa la tipologia massima di mercato che possiamo fare? Sì, è ovvio, la realtà è questa e quindi la devi accettare, ma che ti possa piacere o che poverini non possono fare nient'altro che questo, no. Si sono andati a mettere loro nei casini, ed è il Eh già, Milan, sempre il Milan. Non siamo la Fiorentina, il Milan. Con tutto il rispetto, e non per la Fiorentina di quest'anno, in generale. Cioè, non han comprato la Fiorentina, han comprato il Milan. Ogni tanto se lo dovrebbero ricordare, sempre se esistono ancora. Detto questo, Henry, noi ci ritroviamo in realtà oggi per il talk, Lancia e compagnia, per parlare invece anche un po' di partita, di cui non abbiamo parlato praticamente niente, anche perché il Milan più o meno è chiamato con gli 11, mentre il Napoli ho visto che potrebbe cambiare qualcosa, soprattutto per quanto riguarda i titolari, quindi con dentro sia Politano che Elmas, ad esempio, insomma, potrebbe cambiare qualcosina in vista della gara di quest'oggi, anche per far tirare il fiato a qualcuno. Detto ciò, Henry, grazie. Antonio proprio non vede l'ora di riprendere l'aereo. A dopo. Ci ritroviamo stasera, prima alle 13, poi alle 16 e in chiusura alle 22 per il post partita di questa sera. Grazie a tutti, a dopo.